Questo ritratto raffigura l'insegnante di Dürer, Michael Wohlgemuth, rinomato per la sua influenza sulla formazione iniziale di Dürer nella stampa e nella pittura. Il ritratto è noto per la sua raffigurazione dettagliata dei lineamenti invecchiati di Wohlgemuth, sottolineando il rispetto e la riverenza che Dürer nutriva per il suo mentore. Il lavoro di linea preciso, tipico dello stile di Dürer, cattura la consistenza della pelle di Wohlgemuth e l'elaborato colletto di pelliccia, simboleggiando il suo status e la moda artistica dell'epoca. Il Greco ritrae Giulio Clovio, un miniaturista la cui opera il Greco ammirava molto. Il ritratto è caratterizzato dalle caratteristiche figure allungate di El Greco e dall'uso dinamico del colore. Clovio è raffigurato con un'espressione pensierosa, circondato da toni ricchi e scuri che evidenziano il suo umore contemplativo, suggerendo la sua statura intellettuale e la sua profondità creativa. Frans Hals cattura il collega artista Ian Asselin con una pennellata vibrante e vivace che trasmette il carattere e la vivacità di Asselin. Noto per la sua spontaneità nei ritratti, Hals usa pennellate sciolte ed energiche per raffigurare lo sguardo sicuro di Asselin e la posa informale, indicativi della libertà artistica dell'età barocca e dell'informale cameratismo tra artisti. Questo ritratto di Charles Le Brun, un importante pittore francese dell'epoca, mette in mostra l'abilità di L'Argillière nella consistenza e nel colore. Le Brun è vestito con abiti opulenti che riflettono il suo status alla corte di Luigi XIV. La resa dettagliata del suo colletto di pizzo e il lussuoso drappeggio evidenziano la precisione di L'Argillière e la ricchezza barocca. Overbeck, membro del movimento nazareno, dipinge il suo amico e collega artista Franz Pforr in uno stile che ricorda i primi ritratti rinascimentali. L'opera è nota per la sua chiarezza, semplicità e l'espressione serena sul volto di Pforr, che incarna l'impegno nazareno per la purezza spirituale e artistica. Questo ritratto mostra un giovane Renoir realizzato dal suo amico Basile, evidenziando l'intima amicizia all'interno della cerchia impressionista. Renoir è raffigurato in una posa disinvolta, con pennellate sciolte che riecheggiano lo stile impressionista. Il dipinto è informale e personale, con uno sfondo pieno di luce che suggerisce le tecniche innovative dell'impressionismo. Il ritratto di Berthe Morisot, pittrice affermata e cognata dell'artista, realizzato da Manet, è tenero ed evocativo e ritrae Morisot con un bouquet di violette. La messa a fuoco morbida e la pennellata fluida sottolineano la sua eleganza e lo sguardo intimo e affettuoso tra artista e musa. Il ritratto di Max Oppenheimer di Schiele è intenso ed emotivo, tipico della sua opera. Con linee audaci e distorte e colori crudi, Schiele cattura la profondità psicologica del suo soggetto. Lo stile espressionista ritrae lo sguardo intenso e i lineamenti spigolosi di Oppenheimer, evidenziando l'esplorazione modernista delle emozioni interiori. Questo ritratto cubista di Joan Gris mostra Picasso in una forma quasi astratta. Gris decostruisce e riassembla il volto di Picasso in forme geometriche, riflettendo le qualità innovative e analitiche del cubismo. L'uso di colori tenui contrasta con la complessità delle forme, incapsulando il rivoluzionario dialogo artistico tra i due. Il ritratto di gruppo degli artisti del Die Brücke di Kirchner incarna l'ethos espressionista del movimento. Il dipinto è vibrante, con colori aggressivi e forme esagerate che trasmettono l'intensità e lo spirito ribelle del gruppo. L'uso di Kirchner di prospettive sconnesse e linee nette ed emotive riflette il desiderio del gruppo di sfidare l'estetica tradizionale e le norme sociali. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.